Perché devi fare un audit SAP? Ehi, la conosci la fiaba dei tre porcellini? Ci sono tre porcellini, Timmy, Tommy e Jimmy. Ognuno deve costruire la sua rispettiva casa. I primi due la costruiscono rispettivamente di paglia e legno, mentre Jimmy passa il suo tempo a costruire la casa di mattoni e cercare il modo di renderla più robusta possibile. Sicuramente sai già come va a finire la fiaba. Quando arriva il lupo, la casa di Jimmy risulta essere quella più stabile. Scopriamo in questo video perché dovresti effettuare degli audit periodici su SAP e come dovrebbero avvenire. Ciao, sono Massimo e oggi scopriamo insieme perché è utile svolgere degli audit security SAP e come dovrebbe avvenire questo processo. SAP non è sicuro by default e dipende molto da come lo si è configurato. La sensibilità security è sicuramente soggettiva, spesso molto bassa. Tuttavia alcune riflessioni potrebbero condurci a ragionare in modo diverso, seguendo quanto fatto da Jimmy. Ad esempio, molte funzionalità di security non sono attive by default nei prodotti SAP. Durante gli aggiornamenti sono introdotte nuove funzionalità di protezione del sistema che devono essere esplicitamente attivate. Non sempre si ha la percezione di cosa fanno gli utenti a sistema, soprattutto di quello che non dovrebbero fare. Avere inoltre un giudizio esterno del grado di maturità security di un sistema è sicuramente meglio rispetto a non averlo affatto. Spesso, dopo aver installato il sistema, a valle del progetto non avvengono delle verifiche periodiche di sicurezza del sistema. Sì, non per tutti è così, certo. Per le società quotate ci sono audit molto rigorosi. Per altre società che hanno un team interno vengono pianificate delle campagne di controllo, ma per molte realtà questo non esiste. Tuttavia, i dati che sono presenti nel sistema gestionale SAP di una multinazionale quotata sono di fatto equivalenti a quelli presenti in una società di medie e piccole dimensioni. Ad esempio, la distinta base di un prodotto dolciario oppure il disegno tecnico di una nave sono dati molto critici per una società. In ogni momento potrebbero essere esposti al rischio di sottrazione impropria. Come è possibile mitigare questo rischio? Uno dei modi è quello di svolgere periodicamente degli audit mirati sulle tematiche di SAP Security. Questi possono essere più o meno completi, ovvero dal verificare il modello autorizzativo adottato e a come, se sono state definite le misure di sicurezza disponibili, passando per il controllo di situational duty dell'attività. Sì, chiaramente in ogni azienda, in base ai dati che deve proteggere ed ai mezzi a propria disposizione, deve decidere fino a dove spingersi. L'audit infatti permette di avere degli indicatori di controllo condivisi che consentono di capire lo stato di salute del sistema. Per ogni azione da controllare vi deve essere anche la rispettiva azione al sistema da portare in caso di non conformità. Questo permette, al momento in cui si evidenzia una non conformità, la possibilità di avviare un remediation plan per la sua risoluzione. Non significa solo sistemare quanto emerso, ma capire come evitare che accada di nuovo in futuro. L'audit security può essere l'avvio di un progetto di sensibilizzazione sull'argomento oppure una fotografia periodica per capire se ci sono difformità rispetto alle procedure definite. Spero di esserti stato utile, ricordati di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto, seguici anche su LinkedIn, visita ed iscriviti al nostro blog aglea.com/blog se vuoi ricevere aggiornamenti periodici. Contattaci se vuoi scoprire come migliorare la sicurezza dei tuoi sistemi SAP. Ciao!